Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere le 5 cose da fare per vincere sempre ragazzi su questo gioco. Sì, sono delle 5 cose, diciamo, ho cercato di fare un riassunto delle cose secondo me più importanti e fondamentali che servono per andare avanti e portarsi a casa un po' di risultati utili consecutivi, tralasciando chiaramente il discorso script e tralasciando il discorso connessioni, che quello soprattutto il discorso connessione è molto personale e individuale, perché non tutti abbiamo la fibra, non tutti abbiamo delle connessioni potenti. Qualcuno di noi purtroppo ancora gioca e utilizza connessioni hotspot o comunque cellulari per poter giocare su questo gioco. Ma oggi, al di là quindi di tutto questo, perché altrimenti bisognerebbe fare un video a parte, voglio analizzare secondo me delle cose invece proprio del gioco che possono essere utili per vincere. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione supporterete il canale e io veramente ve ne sarei molto grato, perché è un motivo per me di supporto veramente importante. Sono aperti anche gli abbonamenti ragazzi, quindi a un prezzo veramente irrisorio, ed è anche quello un modo per supportare ancora di più, anzi a dire il vero sblocchereste per voi anche comunque dei contenuti esclusivi dedicati solo per gli abbonati. Gamivo, apro e chiudo una piccola parentesi, per chi non lo sapesse c'è il codice sconto che avete visto inizio video ed è una piattaforma videoludica dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo. Ragazzi, partiamo con il consiglio numero 1, ripeto, premessa, tralasciando connessione e eventuali lag, script e via dicendo. Qual è il consiglio numero 1? Ragazzi, il consiglio numero 1 è scegliere una tattica giusta per voi e i giocatori giusti. Cioè ragazzi, ad esempio, io adesso stavo provando questa formazione con una difesa 3. Come mi ci trovo io con una difesa 3? Mi ci trovo bene, quindi andiamo a partire intanto da questo. Quindi avevo già fatto dei video dedicati nella quale appunto spiego queste dinamiche, come scegliere magari una formazione adatta per sé e via dicendo. Li trovate ragazzi nel mio canale. Però appunto quello che vi voglio dire, che tipo di formazione mi piace? Piace una difesa 3, piace una difesa 4, mi piace che ci siano 2 attaccanti, 3 attaccanti, una seconda punta, cioè ragazzi dobbiamo vedere tutte quante queste cose. Poi chiaramente oltre il scegliere la tattica giusta, quindi la tipologia di squadra, la tipologia di stile di gioco squadra, è fondamentale anche la tipologia di stile di gioco giocatori e le istruzioni individuali. Ragazzi, non entro troppo nel dettaglio altrimenti diventa un video lunghissimo, però trovate tutti quanti i video specifici, ripeto, nel mio canale, anche se sono di qualche mese fa, non fa nulla perché comunque sono diciamo che non sono cambiate alcune cose, quindi comunque sono sempre abbastanza aggiornate e moderne. Quindi ragazzi, come detto, scegliamo la squadra, stile di gioco squadra, stile di gioco individuali e eventuali istruzioni. Quindi chiaramente tutto quanto in base a che cosa? In base a che modulo ci mettiamo dentro, perché ovviamente un modulo poi cambia delle volte anche notevolmente lo stile di gioco squadra e lo stile di gioco giocatori che andiamo a buttarci dentro. Cioè se io ci metto ad esempio una difesa 5, magari avrò più motivazione a metterci 2 terzini offensivi, faccio l'ipotesi, piuttosto che se gioco magari con una difesa 3 magari voglio 2 esterni che mi diano una mano anche in difesa, quindi magari potrei optare per 2 tipologie di carte diverse. Questo era un piccolo esempio, però questo ragazzi era il consiglio numero 1. Il consiglio numero 2, ragazzi, quando siamo qui nella fase difensiva spaziamo la palla, cioè in difesa ragazzi, quando abbiamo la palla qui in mezzo, soprattutto in situazioni difficili, non facciamo i fighi della situazione che vogliamo uscire palla al piede, facendo magari la crocchetta con il nostro bel Maldini. No ragazzi, buttiamo via la palla, spaziamo, perché chiaramente si possono, se perdiamo palla è in questo gioco quasi matematico che prendiamo gol, cioè è quasi proprio un dato fisso. Quindi ragazzi non
stiamo a perderci molto tempo, buttiamo via la palla e pace, amen e arrivederci. Diciamo che è una tattica efficace soprattutto a fine partita. Ragazzi, ci sono dei minuti anche a fine primo tempo, ma soprattutto nel finale della partita, che sono buggati veramente, e bisognerebbe appunto conoscerli per vincere le partite diciamo a nostra volta, dove è molto frequente che se perdiamo palla in quella zona di campo prendiamo gol, delle volte anche senza perdere palla prendiamo gol comunque, però diciamo che ecco, perdere palla lì nel limite dell'area di rigore, della nostra area di rigore, è un modo ecco per agevolare forse il gioco, diciamola così. Allo stesso modo, ragazzi, dobbiamo conoscere invece qui in attacco dei sistemi che magari possono agevolarci notevolmente nel fare gol. Cioè, ad esempio, come è importante spazzare in difesa, in attacco ad esempio è importantissimo saper come effettuare un ottimo tiro a giro, e anche lì trovate i tutorial. Come effettuare un tiro magari forte raso terra, e anche lì trovate appunto il tutorial sempre nel video del tiro a giro. Fare quei tocchetti famosi dentro l'area, no? Che ti toccano la palla con la punta così ed esce un tiro forte raso terra, deciso, che di solito entra sempre in porta. Quindi ragazzi, ci sono diversi meccanismi, ripeto, che bisognerebbe conoscere, ma appunto ho fatto dei video appositi dove li spiego e potete eventualmente prenderne almeno spunto. Poi ragazzi, altra cosa fondamentale, i comandi giusti. Alcuni di noi giocano con delle impostazioni che magari non li fanno trovare al meglio. Partiamo dal controller, ve lo faccio rivedere per l'ennesima volta, ragazzi, perché ci ho già fatto dei video, ma comunque ragazzi, senza scendere troppo nei dettagli, queste sono le mie impostazioni. Io muovo con le freccette, ma funziona identicamente per chi muove appunto con gli analogici. Chiaramente poi ognuno di noi magari ha delle impostazioni preferite, però ragazzi, queste che utilizzo io sono veramente ottime e funzionali, mi ci trovo molto bene. Queste sono quelle per la difesa. Vi faccio vedere anche le impostazioni dettagliate. Ripeto, non sto ad analizzarle perché ho già fatto dei video appositi nella quale spiego tutto meglio nel dettaglio, però vi posso dire ragazzi che con queste impostazioni io sto giocando veramente bene. Ripeto, tralasciando sempre connessioni, lag, script, glitch e via dicendo, parlando diciamo in situazione ecco normale. Quindi queste sono le impostazioni controller. Vi faccio vedere anche la telecamera, ragazzi. La telecamera io la stadio personalizzata, però mannaggia, qui non mi fa vedere la regolazione, ma comunque ragazzi, ripeto, anche di quello trovate il video sui comandi perfetti e consigliatissimi da utilizzare. Quindi mi raccomando, se volete utilizzare la mia stessa telecamera, che comunque è ottima, vediamo se da qui me la fa vedere. No, non me la fa vedere nemmeno da qui, niente. E dicevo ragazzi, comunque trovate il video sulla telecamera e lì potete vedere tutto nel dettaglio. Altra cosa ragazzi importante, conoscere i meccanismi OP, ed è quello un po' collegandomi al punto numero 2 che ho già detto prima. Bisogna ragazzi conoscere alcune piccole tecniche, cioè ad esempio da poco ho fatto un video sui rigori, su come parare ragazzi i rigori, e sono quei piccoli trucchetti che delle volte ci possono agevolare, perché magari non usciranno sempre al 1000/1000, però magari ci prendiamo un'altra al 90% dei casi possono funzionare e di conseguenza magari ci risolvono una partita. Magari un rigore che, se non conoscevamo questo piccolo segreto, nulla di illegale chiaramente, perché non mi piace, preferisco divertirmi senza usare trucchi o glitch diciamo, ma usando meccaniche eventualmente del gioco, però ragazzi, conoscere ad esempio quel discorso dei rigori, come pararli, può cambiarci la partita, perché magari stiamo vincendo 1-0, 90esimo, rigore avversario, e ragazzi magari ci portiamo a casa il risultato. Conoscere ad esempio, saper fare delle finte, ci sono delle finte che mandano letteralmente al bar i difensori e permettono quasi sempre di segnare.
Conoscere ad esempio gli accoppiamenti in difesa, cioè quali difensori è meglio mettere l'uno vicino all'altro, cioè in una difesa ad esempio così a 3, quale è meglio mettere uno vicino all'altro, perché si mettono di solito stili diversi e non tutti dello stesso stile? Perché ragazzi, mettere giocatori dello stesso stile comporterebbe il fatto che facciano tutti gli stessi movimenti e quindi potrebbe essere un vantaggio nel momento in cui magari mettiamo degli sviluppo che stanno tutti lì belli piazzati, che nessuno esce, però allo stesso tempo anche un contro, appunto, perché noi vogliamo invece che un giocatore, magari un difensore, esca sul portatore di palla avversario, sull'attaccante, magari vada lì a dargli fastidio anziché stare sempre rintanati, no? Quindi è meglio per quello, ad esempio, mettere degli stili di gioco differenti. Se notate nelle mie formazioni questo è un punto saldo, io vi faccio vedere sempre, analizziamo sempre insieme le formazioni che provo, che utilizzo, che sapete benissimo che a me piace testare, sono un fan di test di moduli, infatti ragazzi ogni poco tempo cambio, ma un po' per voi, per portarvi sempre nuovi contenuti, ma anche un po' per me, perché è una cosa che, dico la verità, mi piace, mi incuriosisce. E quindi ragazzi, ripeto, perché bisogna mettere ad esempio queste tipologie di giocatori? Perché in attacco magari è meglio mettere, come nel calcio reale delle volte, un attaccante che viene incontro e uno invece che scappa? Perché ragazzi si possono sbloccare magari determinate situazioni poi in campo, poi anche lì dipende sempre dagli stili di gioco, dipende dalle istruzioni, dipende dallo stile di gioco squadra, cioè ci sono poi tante varianti, però diciamo che ci sono comunque dei meccanismi, come ad esempio il fatto ragazzi del tocchetto prima di tirare. Ci sono delle persone che a me capita di incontrare appunto nelle partite online che lo fanno benissimo, cioè fanno quel maledetto tocchetto prima di calciare e ogni tiro gol. Poi considerando che è pieno di Messi, Neymar, Mbappé e via dicendo, ragazzi, buonanotte, Digno, cioè sono giocatori chiaramente che certe statistiche ce l'hanno anche buggata, ma appunto anche per quello dobbiamo saper scegliere i giocatori. Ma vi dico anche un segreto ragazzi, nella scelta dei giocatori di cui parlavo del punto numero 1, non è solo fondamentale ragazzi, cioè non è anzi importante mettere, ecco mi sono espresso male, non è importante mettere solo esclusivamente leggende, perché altrimenti la mia squadra non gira. Ragazzi, su sto gioco, è brutto dirlo ma è così, un po' a discapito ahimè di chi shoppa tanto, cioè ci sono delle carte che sono base o comunque dei pot settimanali ragazzi che non hanno nulla da invidiare ad alcune leggende. Cioè, detto onestamente, questo Van de Ven ad esempio io l'ho trovato e mi ha panchinato Nesta, che è una leggenda. Perché? Perché ragazzi ha delle statistiche che sono incredibili. Cioè io avevo fatto un po' di tempo fa un team full Inter ragazzi e girava che una meraviglia, e dell'Inter non ho nemmeno una leggenda, cioè al massimo c'ho pot settimanali. Cioè era una squadra mista di pot settimanali e di giocatori base. Quindi di cosa stiamo parlando ragazzi? Fondamentalmente che è importante trovare più che altro, più che leggende, trovare dei giocatori che facciano realmente il caso nostro. È per quello che bisogna testare, provare nuovi moduli, provare nuovi schemi, ma soprattutto ragazzi, e qui appunto diciamo è il continuo di questo consiglio, una volta che avete trovato un modulo, lasciate perdere me che cambio spesso perché io un po' sono malato, un po' per portare a voi dei contenuti nuovi. Una volta che avete trovato il modulo ragazzi, lasciatelo. Cioè questi sono appunto quei famosi consigli OP. Il fatto di cambiare sempre modulo ragazzi alla fine della fiera va un po' a nostro svantaggio, perché noi magari ci siamo abituati in quella maniera a giocare, a vincere qualche partita, facciamo 3 sconfitte, no cambia modulo, tanto questo ormai non funziona più. No ragazzi, cioè o siete anche voi dei patiti come me, dei malati di cambiare modulo ogni 2 partite, ma per una cosa vostra più che altro, o altrimenti ragazzi una volta che avete trovato il modulo buono per voi, che vi fa vincere un bel po' di partite, non 2 o 3, ma che fate un po' di vittorie, e avete capito ragazzi anche lì il modulo giusto per voi, lasciatelo. Ho fatto un video apposito dove spiego tutte queste cose maggiormente nel dettaglio. Ecco, adesso non voglio dilungarmi troppo, altrimenti ripeto
non vediamo insomma l'ultimo consiglio, che è quello forse decisivo, perché ragazzi va bene tutto, va bene i giocatori, va bene gli stili di gioco, però ragazzi, chi è che muove quei benedetti giocatori in campo? Ragazzi, siamo noi, sono le nostre mani, è la nostra testa prima ancora. Questo ragazzi è il consiglio secondo me più importante, l'avere testa. Questo ragazzi è un gioco, per come è strutturato, che il più delle volte non possiamo giocare deconcentrati, perché se giochiamo deconcentrati e ci capita in più anche magari la partita mezzo scrittata, perdiamo 10-0, ci incazziamo, spacchiamo qualche joystick, qualche sedia, qualche cosa insomma vicino a noi e spegniamo tutto e mandiamo a cagare il gioco, scusatemi il francesismo, però è così. Oppure ci spinge a cambiare modulo, cioè che ogni partita dobbiamo per forza cambiare, ricambiare, cioè no ragazzi, quando abbiamo la testa giochiamo sul suo gioco. Delle volte è vero, vorremmo giocare, magari siamo un po' stanchi, iniziamo a perdere qui lì e quindi ci nervosiamo e basta, però ragazzi avere la testa è fondamentale, bisogna giocare appunto in maniera concentrata. Quando ci accorgiamo che stiamo facendo 2, 3, 4, 5 sconfitte di fila, ma già la terza ragazzi stoppiamo tutto, chiudiamo il gioco, magari lo riprendiamo dopo un paio d'ore, magari lo riprendiamo direttamente l'indomani, però dopo 3 sconfitte ragazzi spegniamo, pertanto rischia che continuiamo a giocare, a incaponirci, a dover per forza andare lì a vincere a ogni costo perché noi siamo forti, noi siamo divisione 1 e via dicendo. Ragazzi invece magari da 3 sconfitte, quindi da un danno lieve diciamo, diventa magari un danno di 8 sconfitte, 7 sconfitte e perdiamo una marea di punti che magari abbiamo acquisito con tanta fatica e magari vincendo partite anche che erano molto molto in bilico. Quindi ragazzi questo è secondo me il consiglio fondamentale, dobbiamo giocare concentrati, giocare quando ci sentiamo veramente in forma. Capisco che purtroppo molti di noi lavorando hanno magari solo quello spazietto di quell'ora durante la giornata per giocare, quindi vogliono magari giocare, però ecco, fatevi le vostre magari 2 partite, 3 partite, vedete che vanno male, bloccate tutto ragazzi, non state lì a incaponirvi, a dover per forza essere dei testardi perché dobbiamo vincere a tutti i costi, mollate tutto ragazzi e spegnete. In via del tutto eccezionale non dovrei dirlo, ma ve lo dico perché comunque fa un po' parte di quei consigli OP di cui abbiamo già parlato prima. Delle volte capita anche a me perché magari ho solo quella mezz'ora e voglio giocare. Ragazzi, riavviate il gioco. Riavviate il gioco ragazzi e chiaramente è possibile che si sbaghi qualche cosa, ecco, qualche meccanismo che invece non stava funzionando. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con noi ancora quest'oggi. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questi 5 consigli, se qualcuno di voi già lo mettete in pratica o se secondo voi c'era anche qualcun altro in più che si poteva aggiungere al video. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Un saluto a tutti dal vostro Luca Taranto. Ciao!